Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le equazioni di primo grado letterali. Innanzitutto come faccio a riconoscerle? Semplice, ho un uguale che separa un primo membro da un secondo membro e ho l'incognita x e una lettera qualsiasi, in questo caso A. Non vi spaventate, la prima cosa che dobbiamo fare con questo tipo di esercizi è andare a fare i calcoli. Qui per esempio andiamo a moltiplicare. 5 per A, 5A, 5 per 3x, 15x. Questo lo ricopio e qui rifaccio di nuovo le moltiplicazioni. 10 per 12, 120A, 10 per 3, 30. Ora dobbiamo portare tutte le incognite al primo membro e tutto quello che non è x al secondo membro, per cui al primo membro ricopiamo 15x e tutto il resto lo portiamo di là. 5a portato al secondo membro, cambio segno, diventa meno 5a. 110a portato di qua, meno 110a. Questi due sono già al secondo membro, li ricopio. Ora 15x lo ricopio e qui devo sommare i termini simili. Meno 5 meno 110 fa meno 115. Più 120 fa più 5a, meno 30 è da solo, lo ricopio. Ora, qui siamo nel caso semplice di un'equazione letterale. Perché dico semplice? Perché davanti all'incognita c'ho un numero. Se ci fosse stata una lettera avremmo dovuto fare la cosiddetta discussione. Invece, essendoci un numero, è molto semplice. Come nelle equazioni normali dobbiamo dividere ambo i membri per 15. Così facendo 15-15 si semplifica. Al secondo membro noto che sopra, al numeratore, posso raccogliere 5. Tra parentesi mi rimane 5a fratto 5a, 30 fratto 5, 6. Tutto fratto 15 e ora noto che 5 e 15 sopra e sotto si possono semplificare. Mi raccomando, non vi venga in mente di semplificare 5 con 15 perché va semplificato tutto il coefficiente sopra con quello sotto, quindi ecco perché io prima ho raccolto e ora, solo ora, posso dividere 5 con 15. Sopra 5 diviso 5 è 1 e sotto 15 diviso 5 è 3. La soluzione finale è questa. Ed è finito così. Andiamo a fare un esercizio più difficile, cioè un esercizio in cui l'equazione letterale la devo risolvere facendo la discussione. Allora, innanzitutto noto che non ci sono calcoli da fare. Infatti già siamo arrivati alla parte finale perché ho un'equazione letterale, come sempre, di primo grado. La lettera è la A e l'incognita è la X. Ora, dico che sono già arrivata alla fine perché al primo membro ho un qualcosa con la X e al secondo membro invece ho i nostri termini noti, cioè tutto quello che non è x. Per cui a questo punto quello che dobbiamo fare è dividere tutto per il valore che c'è davanti alla x. Così facendo questo si semplifica e il resto lo riscriviamo. Mentre lo riscrivo ne approfitto per fare un passaggio in più e scomporre. In particolare, al numeratore abbiamo 3 termini. Vi ricordo che nei prodotti notevoli il prodotto che ha come risultato 3 termini può essere il quadrato di binomio. Infatti, se ci pensate bene, questo è il quadrato di a più 2. Perché questo è il quadrato di a e questo è il quadrato di 2. Il doppio prodotto è dato da 2 per a per 2, che fa proprio 4a. Quindi al numeratore abbiamo un quadrato di binomio. Al denominatore invece abbiamo 2 termini e questo, se ci pensate bene, è una somma per differenza. Se non vi ricordate bene le scomposizioni, vi invito a guardare prima di tutto la playlist sui prodotti notevoli e poi la playlist sulle frazioni algebriche. Quindi questo è dato da a più 2 a meno 2, perché questo è il quadrato di a e questo è il quadrato di 2. Una volta lo scriviamo col più, una volta lo scriviamo col meno, come la regola della somma per differenza ci dice. Ora dobbiamo andare a fare la discussione, che è la cosa più importante nelle equazioni letterali. Prima di tutto andiamo a porre uguale a 0 tutti i denominatori che abbiamo ottenuto. Quindi a più 2 uguale a 0, a meno 2 uguale a 0. Ora andiamo a risolvere la prima. Se porto il 2 al secondo membro diventa meno 2. Quindi dire che a più 2 è uguale a 0 vuol dire che a è uguale a meno 2. Ora andiamo a sostituire qui al posto di a meno 2. Vediamo che cosa otteniamo. Meno 2 più 2, 0. 0 elevato alla seconda, 0. Sotto abbiamo 0, non vado nemmeno a sostituire perché siccome ho posto questo termine in giallo uguale a 0, è chiaro che
Qui viene 0 per qualche cosa, 0 per qualcosa fa sempre 0. Tutte le volte che otteniamo 0 fratto 0, l'equazione è indeterminata e lo scriviamo. Ora andiamo a fare la stessa cosa con a meno 2 uguale a 0. Portando il meno 2 di qua diventa a uguale 2. Quindi anche qui dire che a meno 2 uguale a 0 vuol dire che a deve valere 2. Ora andiamo a sostituire al posto di a 2 nella nostra equazione e vediamo che cosa otteniamo. Sopra 2 più 2, 4. 4 elevato alla seconda fa 16. Sotto, come prima, non c'è bisogno di andare a sostituire perché ho posto questo termine in arancione uguale a 0, quindi 0 per qualcosa fa sempre 0. Tutte le volte che ho un numero fratto 0, l'equazione è impossibile. Ora che abbiamo posto i due denominatori uguali a 0, quindi a uguale a meno 2 e a uguale a 2, l'ultima parte della discussione consiste nel porre a diversi da questi due valori. Quindi a diverso sia da più che da meno 2. A questo punto, quando a è diverso, andiamo a riscrivere la nostra equazione, perché in questo caso non dobbiamo andare a sostituire, e andiamo a semplificare tutto quello che si può semplificare. Qui noto che a più 2 sotto va tutto via, mentre sopra me ne rimane 1. Quindi la soluzione è questa. Quindi ricapitolando, la discussione mi dice: se il primo denominatore mi si annulla, cioè a uguale a meno 2, ottengo un'equazione indeterminata. Se il secondo denominatore mi si annulla, cioè a uguale a 2, ottengo un'equazione impossibile. Se a è diverso dai due valori sopra, quindi sia da più che da meno 2, allora qualcosa mi si semplifica e la soluzione dell'equazione è la seguente. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre che nelle equazioni letterali, tutte le volte che il coefficiente della x non è un numero ma è una lettera, dobbiamo fare la discussione facendo quel valore uguale a 0 o quei valori uguali a 0, come in questo caso ne avevo 2, e poi quei valori diversi da 0. Le casistiche che possono venirmi sono proprio le seguenti: o è indeterminata, o è impossibile, oppure trovo una soluzione. Ora passo la palla a te. Dopo aver visto attentamente come si svolgono gli esercizi, mettiti alla prova, allenati e scoprirai che bastano pochi minuti per raggiungere risultati sorprendenti. E anche per oggi è tutto. Se mi segui ormai da un po', avrai capito che i miei video sono pratici e soprattutto brevi. Quindi non serve studiare ore e ore sui libri, ma bastano pochi minuti in maniera concentrata per allenarti, vedere tutti i passaggi e diventare sempre più bravo in matematica. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche, perché nei prossimi giorni caricherò nuovi video su anche argomenti che mi avete chiesto in chat. Io sono Monia Tomassini e, come ormai sapete benissimo, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!